come sono contento oggi. Sei contento? Sì, Sei sì. contento? Allora, questo si chiama Douk Audio, che fa parte del gruppo Knob Sound. Sì. Sì, no, no, lo devi dire convinto. Sì, No, accidenti, esatto, del che gruppo fa Knob Sound. tante elettroniche, tra cui anche qualche amplificatore a valvole. Perché mi sono invaghito, mi sono innamorato perdutamente di questo DAC? Giulio? Perché questo DAC è caratterizzato da un aspetto particolare e devo dire mi complimento con te per essere riuscito a scovarlo, perché a me mai sarebbe venuto in mente. No, mi complimento per le tue capacità di segugio, Ah, di ok, segugio, ok, assolutamente. Allora, questo DAC è caratterizzato da un aspetto bizzarro e singolare, secondo me, cioè monta a bordo due chipset differenti, due convertitori, un HM e un ESS, di cui poi vi diremo la sigla perché al momento non me la ricordo. 9038 e il 4493 della KM. Complimenti. Grazie. E che possono essere utilizzati contemporaneamente, che vuol dire che l'ingresso USB è uno, le uscite analogiche in formato RCA sono due. Quindi da menu o dall'amplificatore uno può selezionare ingresso 1 e ingresso 2 e sente o il suono dell'HM o il suono dell'ESS. Quindi è evidente che questo DAC è fatto per tutti coloro i quali ritengono che in un DAC l'elemento centrale, l'elemento che fa la differenza sia il chipset. Allora, ne vedremo delle belle. www.audio2g.com il sito, subscribe, campanella. A tra poco, ciao. Allora Giulio, la cosa che mi piace di più di questo DAC, dopo il fatto che hai due chipset, è questa finestrella sul mare. Questa finestrella a te piace tanto, Sì. ed è una finestrella che dà, lo state vedendo in overlay, la visibilità della componentistica interna, dove si può vedere, ed è questo il motivo per cui a Giancarlo piace tanto, che c'è la possibilità di... Gli operazionali che si possono... ok, però allora... Si possono cambiare gli operazionali. Sì, facciamo un complimento perché la luminosità è sobria. Siccome questo è cinese, io mi aspettavo che fossero luminarie tipo festa di paese, invece è molto sobria, celestina, che fa vedere bene che cosa c'è dentro, ma senza esagerare. E devo dire, si coglie una costruzione molto ordinata e molto razionale. Molto ordinata, razionale, poi dopo vedremo meglio nello sventramento che cosa c'è dentro, ma cominciamo a parlare un po' di questo DAC che è particolare perché ha questa doppia uscita linea che è sia RCA che mini jack da 3,5 mm con la quale poter utilizzare l'uno o l'altro DAC interni, giusto? Sì. A livello di interfaccia utente, devo dire che si tratta di un componente semplicissimo da utilizzare perché il manopolone centrale serve a fare accensione e spegnimento, serve a fare la regolazione del volume, qualora uno volesse pilotarci direttamente, immaginiamo dei diffusori attivi o qualcosa del genere, e il muting e la selezione degli ingressi che ci sono dietro. Tra l'USB c'è ottico e coassiale, fondamentalmente. Il telecomando molto semplice. Il telecomando che è, come dire, una vecchia conoscenza, l'abbiamo vista in decine di prodotti, uguale, sempre uguale. Carino però dai. Dunque c'è una cosa che a me ha lasciato abbastanza perplesso. Voi sapete che, ad esempio, ESS nei suoi chipset offre, proprio on board del chip, una serie di filtri di uscita. Tipicamente le macchine che sono equipaggiate con un chipset ESS da menu ti danno la possibilità di scegliere diversi filtri. Questo discorso vale anche per i chip HM, forse, se non ricordo male, magari con una minore varietà. Su questo piccolo DAC non c'è la possibilità di selezionare il filtro d'uscita. Il che non è che ti è dispiaciuto, perché tra 7 filtri e nessun filtro... Sì, tra 7 filtri e nessun filtro... No, mi direi che c'è anche un altro discorso, che dal momento che qui
la ratio di questo apparecchio è quella di fare il confronto tra ESS e HM, già passi il tempo a fare uno, l'altro, Pensa se poi ci l'uno innesti per la 6, l'altro variabile per 6, 6 certo. diventa una cosa fondamentalmente ingestibile. Però a livello diciamo di informazione per voi che ci ascoltate, ecco, sappiate che non c'è la possibilità di effettuare la gestione del filtro d'uscita. Ho menu di gestione estremamente semplice, quindi non vi aspettate voli pindarici particolari, No. perché è tutto molto molto semplice, dà pochissime possibilità. Un limite che ha questo DAC è la tensione di uscita, perché è 2 volt RMS che è bassina, anche se poi dobbiamo pensare che anche i 4 o 5 volt normalmente che offrono i DAC forse è un po' troppo alta per come la vedo io, no? Ecco, quindi collegato direttamente a un amplificatore non avrete nessun problema. Collegato invece a 2 finali o a un finale potrebbe essere poco. Come pure, siccome c'ha le uscite mini jack 3,5, se ci mettete là dentro una cuffia dovreste usare una cuffia a bassa impedenza 32 ohm o poco di più, perché altrimenti l'uscita non è un'uscita particolarmente performante. Sì. Va bene. Volume non escludibile, quindi se lo volete escludere lo dovete mettere al massimo. Al massimo, quindi. Dal punto di vista fondamentalmente dell'interazione con la macchina è semplicissima, non è che ci sono grandi cose da dire. E dal punto di vista della, come posso dire, interfacciabilità, noi adesso lo stiamo utilizzando con i 2 nostri PC audio autocostruiti, su cui gira su uno Run su Audio Linux, sull'altro sempre su Audio Linux MPD. E in entrambi i casi non ci sono stati problemi, sono stati visti tranquillamente da tutto il resto dell'infrastruttura di rete, quindi da questo punto di vista sarei Nessun tranquillo, problema. non c'è nessun problema. Nel manuale si fa riferimento a un driver per Windows, qualora uno lo stesse utilizzando in quel sistema. Manuale che ti è piaciuto particolarmente perché è raro trovarlo in un apparecchio da 170 euro borsino di Amazon di oggi. Perché Sì, poi tra l'altro stampato come Cristo comanda, a colori, insomma è una cosina fatta bene in un inglese più che comprensibile, quindi da questo punto di vista lo apprezzo. per fare le prove abbiamo usato 2 cavi esattamente identici della stessa lunghezza di un livello adeguato a quello che è l'apparecchio. Quindi non siamo andati a cavarci i cavi audiofile super. Ci mancherebbe. Così come il contesto del sistema all'interno del quale l'abbiamo provato è costituito da una coppia di Indiana Line da terra e dall'amplificatore Rega Gabrio MK7. Che è un amplificatore. Un signor amplificatore. Un signor amplificatore, ma è un amplificatore che comunque è dotato di DAC interno, ma è di fascia di ingresso. E quindi anche se questo forse meriterebbe un amplificatore meno buono, vabbè, questo è un altro discorso. Caro Giulio, allora andiamo a sventrare? Abbiamo detto tutto? Sì, andiamo a sventrare, anche se io ho l'impressione che lo sventramento mi darà poca soddisfazione perché già si vede tutto tutto praticamente, quindi vabbè, poca roba. ho capito. Va bene. Ciao, tra poco. Ciao. Ciao. La cosa che vi farò vedere per prima è una cosa molto singolare, perché questi quadratini neri, vedi Giulio? Inquadrali, va. Questi su Amazon costano 30 euro l'uno, perché io ero quasi convinto fossero dei relè, ma sono voluto andare a vedere le specifiche, e quindi 33,6 3x6 18, 180 euro. Quindi se vi servono questi relè potete comprare questo e lo pagate di meno. Questi che si chiamano Pan Chang? Sì, Pan Chang, sì. Allora, la costruzione è buona, il circuito stampato è fatto bene, questo è l'ingresso della 12 volt, c'è un certo stack di condensatori, questa è la sezione di alimentazione. Poi il famosissimo chip HM, che è questo qua. Sì, lo vediamo. Si vede proprio tranquillamente. Qui c'è l'interfaccia USB, i quarzi che sono ce ne sono 1, 2 e 3, circuiti di stabilizzazione, eccolo qua. Ci sono molti
semiconduttori e solo per gli stati di uscita viene utilizzato questo operazionale. È un LM7924, comunque lo vedete in sovraimpressione che modello è. Questo ovviamente può essere possono essere entrambi staccati e ci si può mettere qualcosa di più prezioso. Il famoso ESS dove sta? Il famoso ESS non l'ho trovato. Ci sono stato un quarto d'ora perché l'ESS è rettangolare piccolo piccolo e non sono riuscito a capire dov'è, perché potrebbe essere questo, ma qui non c'è il marchio ESS e poi non ha questa forma l'ESS, quindi potrebbe non essere quello. È molto molto piccolo. Vabbè, non lo abbiamo trovato, Giulio. Capita anche nelle migliori famiglie, giusto? Ma che cosa strana. Eh sì, che cosa molto strana. Dunque, qui ci sono... Potrebbe essere che sta sotto? No, perché sotto, l'ho visto, lo capovolgo, Ah, non c'è un bel niente. c'è un bel niente. Sotto non c'è un bel niente. Fantastico. Quindi non è possibile che sia sotto. Questi sono i 3 LED che fanno l'illuminazione dell'interno, esattamente. Questi sono i relè principali perché questi servono per gestire le uscite. Molto carina, fatta bene fatto bene il pannello frontale che vedi è in alluminio fresato. Sì. Perché questo è lo spessore, poi viene fresato per fare la flangiatura del contenitore. Sì, Contenitore che è questo, eccolo qua, classico tipico contenitore dei DAC economici cinesi, con questo sistema di righette che si vedono all'interno che servono per far appoggiare la PCB e quindi sostanzialmente è un estruso esatto. e di facilissima gestione. E qui invece c'è il pannello posteriore e quindi io, se tu sei d'accordo, lo girerei, Sì. eccolo qua, per far vedere le uscite e gli ingressi. E quindi qui abbiamo uscita AUX da 3,5 che è in parallelo con questa qui RCA. Infatti c'è scritto Out 1 e Out 2, comunque eccoli Sì, qua, esatto. le due. E stessa cosa per l'Auto 2 e poi ingressi coassiale ottico PC USB e l'ingresso per il 12 volt che è fatto con questo semplicissimo alimentatore marchiato Nobi Sound. Va bene. Direi che ci siamo detti tutto. Che dire, Giulio? All'ascolto avremo qualche sorpresa. Vediamo cosa succede. Ciao. Ciao. Senti, Giulio, questa prova ci è servita. Sì. A parte per una mia curiosità, perché tu come sai sono curioso di vedere e sentire questi DAC Low cinesi piccoli a basso costo. Alcuni tra l'altro sono andati molto bene come il FIO. Il FIO R2R. Quello era veramente un bel prodottino. Non posso dire la stessa cosa di questo, sinceramente. Insomma. Allora, quello che mi viene da dire subito è una considerazione che noi abbiamo fatto più volte e che vorrei insieme a te ribadire questa ulteriore volta, e cioè che non è detto che se c'è un buon chip di decodifica, per forza di cose il prodotto debba suonare bene o in un modo o in un altro. Perché noi in questo caso abbiamo avuto la controprova che qualsiasi era il chip di decodifica, lascio a te la parola. Sì, allora diciamo che francamente la prestazione a livello proprio sonico non è stata entusiasmante. Ora io vorrei dire una cosa, noi di macchine dotate di entrambi questi due chip, non contemporaneamente, o l'uno o l'altro, ne abbiamo ascoltate diverse, anche perché sono due chipset piuttosto diffusi. Sono i chipset che vanno per la maggiore. Che vanno per la maggiore. E francamente li abbiamo sentiti esprimersi in un modo migliore. Ora qui c'è
ovviamente il valore aggiunto della possibilità di fare il confronto fra i due chipset, però ho come la sensazione che non siano stati messi, nessuno dei due, in condizione di potersi esprimere al meglio. E questo porta ad una riflessione che secondo me è poi quella, insomma, che abbiamo fatto tante volte, come diceva Giancarlo, in questo caso c'è stata, direi, una conferma, è che non è solo il chip che fa un buon DAC, ma tutto quello che c'è a contorno. Il chip costituisce una parte, ma nessuno mi toglierà mai dalla testa che poi c'è tutto il resto, le alimentazioni, il layout della PCB, la componentistica utilizzata, la programmazione a livello software, insomma ce ne stanno tanti di fattori. Io credo che questo DOUC, pur apprezzando il lodevole intento di fare una sorta di piccolo esperimento, quasi fosse un po' l'esperimento di un autocostruttore, che poi per 170 euro chiunque può dire va mi bene, tolgo questo sfizio, no? mi tolgo questo sfizio, va benissimo. Però poi mi viene anche da pensare che, tolta la curiosità iniziale, per cui magari uno passa un pomeriggio a fare togli e metti, e ho detto tanto un pomeriggio perché personalmente dopo 5 minuti mi sono bello che stufato di fare togli e metti, a livello proprio sonico, a livello di ascolto, tanto l'uno quanto l'altro a me Non solo erano molto modesti, ma la differenza fra i due, forse noi abbiamo un po' di esperienza in Sì. questo, abbiamo fatto quasi fatica a sentirla. Cioè, io sinceramente ho sentito qualche differenza fra l'uno e l'altro, ma quella netta differenza che fa la firma sonica delle SS da una parte e della KM dall'altra e che conosciamo, non ce l'abbiamo, non siamo quasi riusciti a sentirla. Ecco. Allora, diciamo che in un caso uno dei due si esprime con maggiore ariosità, ma un filino di durezza, e l'altro sembra un suono un po' più pastoso, mi sto riferendo alle SS, e un po' più pastoso, un po' più articolato come, diciamo, contenuto armonico. E però complessivamente, insomma, qualche dubbio questo apparecchio me l'ha lasciato. A me parecchi, sinceramente, cioè, quello che mi aspettavo, quindi anche se con i dovuti rapporti di costo ci mancherebbe, mi aspettavo però di godermi un po' la differenza fra i due chip e quindi sentire e apprezzare un po', io sinceramente praticamente non ce l'ho sentito, ecco. Poi c'è anche da dire che probabilmente, e ricadiamo però in una casistica nota, cambiandogli l'alimentatore e mettendo un alimentatore di caratteristiche superiori, con il suo costo, cambiando gli operazionali e mettendo quegli operazionali che abbiamo qui da qualche parte, non mi ricordo se ce li abbiamo ancora, e non mi ricordo, i Sparkos. Gli Sparkos. E sicuramente tutto O quanto. i Muses che costano un po' di meno, O i Muses sicuramente. che costano un po' di meno, ma a quel punto siamo passati dai 170 euro a una cifra molto più impegnativa. Vale No, la pena? a quel punto magari mi non compro vale un più la DAC pena, anche con perché, un solo convertitore, con un solo chipset, ma che complessivamente va meglio. anche perché abbiamo citato proprio il FIO R2R, c'era una differenza di suono abissale, quindi io assolutamente sconsiglio di investire, anche se investire mi suona un po'. Investire, diciamo, spendere, va. Spendere 170 euro per questo, ma piuttosto rivolgere lo sguardo verso altri lidi che sicuramente sono forieri di prestazioni decisamente e nettamente superiori. Anche perché io continuo sempre a tornare sul solito punto, l'obiettivo di tutto questo gran gioco che stiamo facendo, io non credo che sia quello di fare il confronto fra ESS e HM, ma di ascoltare la musica. Questo confronto, ripeto, dopo che l'hai fatto 4, 5, 20, 50 volte, ti è venuta a noia, ma poi resta il grande tema di ho voglia di ascoltare la musica ed ascoltarla bene.
Sì, anche perché poi non è che funziona, io posso scegliere la KM per la musica classica, Ma no, cioè ma non lo fai. no, ma a parte che non lo fai, ma alla fine le differenze sono talmente sottili, sono talmente difficili da scovare. Noi l'abbiamo anche ascoltato con un buon amplificatore, l'abbiamo ascoltato con una buona coppia di casse e non siamo riusciti più di tanto, quindi neanche quel tipo di caratterizzazione Sì, ma questo poi DAC. ma tu immagini che tu ti metti a dire adesso sento la Moldava che va meglio con le SS, dopo mi sento Bruce Springsteen che va meglio con la KM, ma io No. personalmente io no, Sì. ecco, non lo farei, poi magari c'è qualcuno No, che lo fa no. e ne trae giovamento. Va bene. Oh, allora, quindi io personalmente allora, difficilmente dico una cosa del genere, questa volta mi va di dirla. Consiglierei chi ha visto questo DOUC come me su Amazon di cambiare pagina. Vabbè, questo non arrivo a tanto. Non arrivo tanto, nel senso che può legittimamente incuriosire qualcuno. Quindi Sì, giusto, può legittimamente incuriosire qualcuno. non vado oltre. Ok, allora www.teodo2g.it o .com, subscribe, campanella, seguiteci, mi raccomando fateci pubblicità con i vostri amici, vi salutiamo molto cordialmente, ciao! Seguiteci sul sito. Sì, per cortesia. bravo. Seguiteci sul sito. Ciao. Ciao!